Dopo la stazione centrale, tutte le linee di treni e metropolitana passano per Norreport, che si può considerare uno dei punti più centrali della città. In questa seconda parte partiremo da Norreport per esplorare una parte meno conosciuta di Copenaghen, ma non meno interessante. Per andare ad Amager, il mezzo più indicato è la metro, con vagoni tutti automatizzati e senza conducente, sui quali si può portare anche la propria bicicletta. Dalla metropolitana si può ammirare la zona sud-est della città, che va rinnovandosi con edifici residenziali e complessi commerciali nuovissimi e moderni. Negli anni Copenaghen e i suoi abitanti hanno sviluppato uno stile di vita ecosostenibile, dall'uso quotidiano della bicicletta agli hotel ecologici, dai giardini urbani alla cucina a chilometro zero. Sono i fattori che porteranno in breve questa città a diventare la prima al mondo carbon free. L'edificio Otto Tallet, inaugurato nel 2010, ha 500 appartamenti ed è orientato per catturare il più possibile la luce del giorno. I 1700 metri quadrati di tetto verde aiutano l'edificio a rimanere fresco d'estate e caldo d'inverno, perché il verde è un ottimo isolante termico. Questo vasto complesso residenziale è dotato di tutti i servizi essenziali, come un parco giochi, scuole, un grande centro commerciale con cinema e negozi, e gli abitanti non avranno così necessità di muoversi in auto, limitando così le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Il Den Blå Planet, o pianeta blu, è l'acquario nazionale danese, che nel 2012 è stato rimodernato. Ha una forma che ricorda un vortice d'acqua ed è posto sull'estremità della costa a est della città, proprio di fronte alla Svezia, dalla quale è divisa dallo stretto dell'Øresund. L'acquario contiene ben 70 vasche, con le creature marine provenienti da tutto il mondo. Questo moderno edificio è un termovalorizzatore, considerato uno degli edifici più ecosostenibili del mondo. Si trova molto vicino al centro di Copenaghen e proprio nel mezzo di una bella zona residenziale. Qui vengono bruciati i rifiuti che arrivano dalla città per la produzione di energia elettrica e termica, e dal camino esce solo vapore acqueo, perché le scorie non escono nell'ambiente. È stato battezzato Copenhill perché sul tetto spiovente è stata creata una pista da sci costruita con del materiale plastico specifico che può essere utilizzata tutto l'anno. Arrivata l'ora di pranzo, andiamo a Reffen, un nuovo punto di ritrovo per turisti e danesi amanti dello street food. Se si vuole assaggiare del cibo diverso dal solito, proveniente da un paese lontano, il Reffen è il posto giusto. L'unico problema è scegliere il gazebo che sul momento preparerà il cibo proveniente dal nostro paese preferito e poi sedersi sulle panche per gustarlo in tranquillità. Un altro comodo mezzo di trasporto in città è l'Arbor Bus, ossia un autobus sul canale che si può prendere anche con le bici al seguito. Naturalmente, la bici, ancorata al suo apposito sostegno, non paga nulla.
La Rundertor è una torre rotonda alta quasi 35 metri, fatta costruire nel 1642 per l'astronomo danese Tycho Brahe, il quale fece importanti studi e i suoi calcoli influenzarono le scoperte di Keplero, che fu suo assistente. La torre non ha scalini, ma una lunga rampa a spirale lunga 209 metri, che ha permesso ai carri dell'epoca di trasportare fino in cima le attrezzature per gli studi astronomici. Brahe fu il primo a misurare il moto dei pianeti e progettò strumenti di osservazione che all'epoca non esistevano. In cima alla torre si può vedere un bel panorama sulla città e ancora oggi la torre viene usata come osservatorio con il telescopio che si trova al suo interno. Il giardino botanico si estende su 10 ettari e tra sentieri e laghetti artificiali si arriva alle serre, dove vengono coltivate palme, orchidee e numerose piante esotiche provenienti da tutto il mondo. All'interno della serra principale le scale ci permettono di vedere le piante dall'alto, ma attenzione, perché il calore e l'aria umida possono far girare la testa. Il Bloks è un edificio di recentissima costruzione e al suo interno visitiamo il DAK, il centro danese di architettura, utilizzato principalmente come spazio espositivo. I 6 piani del Bloks ospitano la sede di molte aziende, tra cui alcune start-up, che hanno qui i loro uffici, ma ci sono anche abitazioni, ristoranti e caffè. Islandbrygge è la migliore zona di Copenaghen per le attività all'aria aperta e comprende una grande piscina sul canale con un trampolino che ricorda la prua di una nave. Sembra che l'acqua dei canali di Copenaghen sia molto pulita, visto che viene sottoposta a controlli regolari. Oltre alla piscina ci sono anche piste da skateboard, campi da basket e naturalmente anche bar e ristoranti, circondati da ampi spazi verdi dove concedersi un po' di relax nelle giornate di sole. Ad Islandbrygge decidiamo di noleggiare un Go Boat, un insolito mezzo per una piccola crociera sui canali di Copenaghen. Sul Go Boat si può salire a piccoli gruppi e si guidano in autonomia. Si possono portare a bordo cibo e bevande per un'esperienza unica, guardando la città da un'altra prospettiva, nella magica atmosfera di una sera d'estate.